Ragazzi, il cambio ad H della sezione Sim Racing di Banggood. Ragazzi, che dirvi? Quando mi è arrivata la mail di Banggood non ci credevo. Quando mi scrivevano che dalla Cina avevano visto il mio canale Sim Racing, non ci credevo. Quando piano piano abbiamo continuato a scambiarci le mail perché volevano collaborare con il mio canale per far conoscere i loro prodotti nel mercato italiano, nel mercato europeo, ragazzi, alla fine ci ho dovuto credere e sono troppo felice di presentarvi il loro primo prodotto, perché sarà tutta una serie all'interno della rubrica Gadget dedicata proprio a Banggood. Questo perché molto spesso comprare da questi grandissimi e-commerce cinesi si ha sempre un pochino paura. Quindi mi fa davvero molto piacere poter testare i loro prodotti e potervene parlare per farvi acquistare coraggio, farvi capire esattamente quali possono essere le peculiarità dei loro prodotti, visto che magari hanno un costo molto accessibile. Naturalmente vi metterò tutti i link in descrizione con un piccolo sconto per poterlo acquistare, ma entriamo nel merito della recensione. Sigla! Ciao ragazzi, sapete che sono un amante, un esperto, un appassionato dei cambi ad H. Questo perché nel tempo libero, quel poco tempo libero che ho, le combo che più mi piace fare sono tutte con auto con cambi ad H, dalle DTM anni 90 a delle piccole Lotus con cui mi piace fare dei piccoli passi di montagna, farmi il Nordschleife, perché adoro tantissimo quel genere di stile di guida. Ecco perché non riesco a rinunciare anche a tutte le pedaliere con la frizione. A livello di cambio ad H già nel canale ho portato il ProSim, ho portato l'SHH Shifter, spero nel breve di portarvi anche quello che utilizzo tutti i giorni, il Fanatec SQ 1.5, ma oggi siamo qui per parlare del cambio ad H della serie Sim Racing di Banggood. Partiamo subito dall'aspetto estetico. Molto carino perché tutto in metallo. In realtà sono delle piastre di metallo piegate su se stesse che creano proprio l'involucro esterno del cambio. Nella parte frontale c'è sempre una piastra con tutta la sagamatura per l'innesto delle marce, sempre in metallo. L'aspetto di finitura l'ho trovato molto piacevole. Ragazzi, questo perché, come ripeto, molto spesso prodotti che provengono da questo genere di mercati si ha sempre un pochino di remora nell'andarli a provare, ma l'impatto estetico e anche di peso, perché è anche abbastanza pesante, vi dà subito una buona sensazione. Anche il pomello, anche questo in alluminio sagomato, molto piacevole. Voglio farvi vedere com'è l'attacco. Per quanto riguarda la filettatura dell'attacco, è una filettatura da 22, ma naturalmente, come vedete, qui ci sono delle piccole brugoline che permettono di sfilare questo genere di attacchi e potrete montare il cambio che più volete. Ma vi dico che già quello che è dato in dotazione è molto piacevole, in alluminio nero, dà un ottimo senso di qualità. In più, molto simpatico il fatto che, a seconda di dove andrete a fermare la rondella sotto, potrete più o meno accorciare il cambio. Naturalmente c'è un limite in cui potete accorciarlo, che quando arriverà totalmente nella parte alta, ma diventa anche un cambio molto corto, e personalmente è stata la configurazione con cui l'ho utilizzato. Ma naturalmente il fatto che con molta semplicità permette di aggiustare l'altezza in maniera molto millimetrica, l'ho trovato una bella idea che non ho mai visto in nessun altro cambio. Sempre a livello estetico, nella parte sopra c'è intagliato Project D, credo che sia il nome del progetto, del tipo di cambio, sinceramente non lo so. Trovate poi nella parte sopra le 4 brugoline che servono per togliere la piastra dove è sagomato tutto l'innesto delle varie marce, e queste altre 4 brugoline che tengono ferma la parte della scheda dove ci sono i sensori di Hall. Sì, perché questo cambio funziona a sensori di Hall, ma ve ne parlo un po' più avanti. Questo è l'unico aspetto a livello estetico che non mi ha fatto impazzire. Le 4 brugoline ai lati sono carine. Queste qua nella parte più centrale non danno fastidio, ma rovinano un pochetto quella che è l'estetica, secondo me. Per fermarla alla vostra postazione possiede queste doppie staffette in cui, a secondo del piano che avete utilizzato, potete fermarlo o con una doppia vite o, come nel mio caso, io per esempio avendo un singolo braccio di estruso d'alluminio, l'ho fermato con una singola vite. Ma naturalmente anche per tutti i possessori di postazioni in alluminio, una volta serrate, ragazzi, il montaggio è assolutamente immobile. Ma naturalmente prima dell'acquisto considerate sempre
il tipo di montaggio per capire se sulle vostre postazioni è possibile adattarla. Sinceramente non credo che ci siano particolari problemi. Ma arriviamo a quello che è il succo, il nocciolo di quello che è il feeling di questo cambio. E quando l'ho aperto, quando ho visto dentro, mi è venuto un pochino da sorridere, perché il sistema è un sistema molto simile al mio primo cambio sequenziale. In Italia questo genere di sistema si chiamano rulli a cricchetto, o anche più nel gergo chiamati ferma porta. Sono dei rulli che si aprono e si richiudono quando ci passa un perno all'interno. Naturalmente il sistema creato per questo cambio è un sistema creato ad hoc. Io nel mio caso in realtà utilizzai proprio dei rulli a cricchetto. In questo caso il sistema è il medesimo, ma con tutto un disegno, una meccanica creata ad hoc per il feeling di questo cambio. E l'effetto, ragazzi, molto molto piacevole. L'innesto risulta davvero molto secco e anche la corsa, una volta posizionato il pomello nella posizione più bassa, anche davvero breve e piacevole per quanto riguarda naturalmente il mio gusto, ma come ripeto ha varie regolazioni che possono accontentare anche magari il vostro gusto. Non c'è in questo caso una regolazione di durezza dell'innesto, cioè è questo e ve lo dovete far piacere. Per quanto riguarda la solidità meccanica, in realtà fa un piccolissimo gioco nel suo asse. Niente di trascendentale perché in realtà, ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito, anche il mio Fanatec e tutti i cambi Fanatec fanno questo genere di gioco. Non mi ha dato particolarmente fastidio nell'utilizzo, non me lo dà mai sinceramente neanche con il mio cambio. Fastidio durante l'utilizzo, vi dico certe volte invece magari mentre sto fermo ai box e lo tocco, un po' questo gioco mi infastidisce, ma in realtà all'atto pratico nella cambiata non dà per niente fastidio, non si nota in nessun modo. Per quanto riguarda invece lo spostamento laterale, l'ho trovato abbastanza morbido rispetto anche ad altri progetti e anche in questo caso non è possibile regolare la durezza, però permette tranquillamente l'innesto delle marce senza sbagliare. In questo caso anche questo cambio è un cambio a 7 marce più retromarcia che si trovano nella parte più esterna della ghiera. In questo caso, ragazzi, hanno creato un sistema molto ingegnoso e molto carino, perché la parte del movimento del cambio destra-sinistra è demandata a una molla centrale che si trova proprio sull'asta del cambio. Superata questa angolazione, che è quella per inserire la quinta o la sesta marcia, per arrivare a premere quest'altro pezzettino si vanno a comprimere altre 2 molle, quindi risulta che fino a questa parte si ha quasi un blocco, un piccolo blocco, vediamo se riesco a farvelo vedere. Per superarlo bisogna premere con una forza leggermente superiore. Questo aiuta di tantissimo subito il feeling, il subito trovare l'esatto feeling per arrivare a inserire la settima e la retromarcia e quasi vi impedisce di andare a mettere la marcia sbagliata, soprattutto quando passate dalla quarta alla quinta. Sistema ingegnoso, sistema che ho apprezzato davvero tanto, mi ha stupito perché in realtà quando l'ho visto in azione in altri video non pensavo avesse questo genere di sistema qua, pensavo ci fosse sempre il solito problema, invece hanno provveduto in maniera molto ingegnosa a risolvere questo problema che un pochino grava su tutti i cambi a 7 marce più retromarcia. A livello elettronico questo cambio funziona con una scheda micro Arduino e con dei sensori di Hall posti in tutti i punti dove ci sono le varie marce. Sono sensori di Hall di prossimità. Questo che cosa permette? Innanzitutto di avere un cambio sempre calibrato, perché per ogni marcia c'è un sensore a cui corrisponde un determinato pulsante, cosa che per esempio non capita con il Fanatec l'1.5. Io, ragazzi, non ho avuto mai problemi, però è capitato ad alcuni ragazzi che nel tempo si vadano a starare, perché anche quello funziona con sensori di Hall, ma in quel caso funziona con un sistema di assi. Si va a disegnare il movimento per inserire le marce e può capitare che si scalibri, e quindi alcuni miei amici hanno dovuto ogni tanto andare a ricalibrare le varie marce. In questo caso, essendoci un sensore di Hall per ogni marcia, in teoria anche nel tempo non dovrebbe stararsi mai. Come potete vedere dalle immagini che vi sto mandando della parte interna, il sistema è davvero molto semplice, molto banale, ma molto efficace. E quindi penso che sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione. Come già vi ho spiegato, la parte della zona centrale è un pochino morbida rispetto anche ad altri loro competitor, e questo lo porta ad avere
questo ballonzolamento un po' accentuato rispetto anche ad altri cambi che ho provato, ma tutti un pochino nella zona centrale hanno questo genere di reazione qui. Ma l'innesto delle marce personalmente molto molto carino. Adesso cerco di farvelo vedere stando in silenzio. Quindi, come vi ho detto, l'aiuto della doppia molla aiuta facilmente l'innesto della quinta e della sesta marcia, perché vi sentite proprio un piccolo blocco da parte dell'attivazione della seconda molla, e quindi per inserire la settima e la retro dovete per forza fare uno sforzo in più per far fare questo genere di movimento. L'ho trovato un pochino rumoroso anche in questo lato, quando dovete andare a inserire la prima, soprattutto con movimenti molto veloci e repentini. Diciamo che i rumori sono abbastanza accentuati, ma molto piacevole nell'inserimento, e soprattutto la cosa che credo sia più importante è il fatto che le marce e gli innesti sono molto precisi, e anche il feedback di attivazione davvero piacevole. Ma vediamolo in azione mentre giochiamo. Ragazzi, era già da tempo che avevo visto questo cambio nei mercati cinesi. Sono stato veramente contento che Banggood mi abbia dato la possibilità di poterlo provare, perché ne sono rimasto piacevolmente colpito. Tutto questo va guardato sempre in funzione del prezzo. L'innesto della marcia, ragazzi, è davvero molto piacevole. Il sistema che non vi permette di sbagliare marcia lo trovo veramente azzeccato. A livello estetico anche molto piacevole sulla mia postazione. Tutto questo unito ad un prezzo molto competitivo, ragazzi, vi dico, buttateci un occhio, perché è un prodotto che sicuramente coprirà le vostre aspettative. Se vogliamo poi andare a cercare il pelo dell'uovo, perché poi molti di voi stanno sempre lì pronti a aspettare il difetto. Di difetti non ne ho trovati, perché funziona bene. Il progetto è un progetto lodevole, è un progetto studiato e pensato nel modo corretto in tutti gli aspetti. Naturalmente, avendo io provato altri prodotti, potrei fare una sorta di confronto. Naturalmente è un confronto in relazione anche al prezzo. Un aspetto quindi che voglio rimarcarvi rispetto al feeling che ha questo cambio, magari anche rispetto alla Fanatec che utilizzo tutti i giorni, che costa praticamente il triplo di questo, è che probabilmente il feeling, il feedback che dà sulle mani, seppur molto piacevole, è un po' grezzo. Soprattutto forse la cosa che un po' più lo rende grezzo è il rumore. Probabilmente perché, anziché funzionare i compressori come molti cambi funzionano, in questo caso funziona con questa sorta di rulli a cricchetto che funzionano con delle molle, e si sente un po' sempre quel leggero riverbero, quel leggero rintocco delle molle che si fermano, che si stringono. Questo probabilmente forse è l'unico aspetto un po' particolare che ho trovato di questo cambio, in virtù invece poi di un feeling alla mano, al tatto, una volta che avete le cuffie, quindi viene tolto un pochino quello che è quel rumore, che poi in realtà è un pochino anche accentuato dal fatto che nella parte interna è totalmente vuoto, e quindi fa un po' da cassa armonica a quello che è quel rumore. Mi viene in mente, ragazzi, che forse mettendoci dentro un pezzettino di gomma piuma che attutisce un pochino questo effetto metallico, ma soltanto a livello acustico, a mio avviso migliorerebbe anche la percezione di quello che è la cambiata. Ma non è detto poi che non faccia questa prova. Personalmente ringrazio Banggood per avermi dato questa opportunità. Naturalmente sul canale vi porterò tanti altri prodotti, vi farò conoscere tanti altri prodotti
che ci sono in quello shop. Spero che anche questa puntata della rubrica gadget vi sia piaciuta. Naturalmente, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, è il miglior modo, è probabilmente forse l'unico modo per supportare il mio lavoro. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!